Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si trova l'MCM e l'MCD tra monomi. Come sempre partiamo da un esercizio pratico. Il mio consiglio è di trasformare sempre il coefficiente numerico dei nostri monomi in fattori primi. Quindi il primo è a posto, il secondo 12 non è un fattore primo, perché questo è dato da 4 per 3, ovvero 2 alla seconda per 3. E quindi lo riscrivo così. Riscriverlo così è furbo perché ci permette di trovare l'MCM e l'MCD più facilmente. Innanzitutto, qual è la mia regola, il mio trucchetto per trovare l'MCM? Per trovare il minimo comune multiplo, io uso questa regola. Prendo tutto quello che vedo con il massimo esponente in cui appare. Quindi partiamo dal coefficiente numerico. Io qui vedo 3 appare come massimo esponente alla 1 e quindi ricopio 3. Poi c'è anche 2 alla seconda. Il massimo esponente con cui appare 2 è alla seconda perché in altre parti non appare e quindi ricopio 2 alla seconda. Coefficiente numerico fatto, ora passiamo alla parte letterale. Prendo x e lo devo prendere con il massimo esponente in cui appare. Qui appare 4, qui 2 e qui 1, quindi x alla quarta. Poi qua vedo che c'è y, qua appare con esponente 1 e qua 5, quindi vince y alla quinta. Poi andiamo avanti, qui ho preso tutto, qui pure, qua z che appare con massimo esponente 1 e quindi l'MCM è questo. Poi possiamo fare il calcolo, qua è 12. Ora come facciamo a trovare l'MCD? Anche per questo ho una regola. Per il massimo comune divisore io prendo solo quello che è in comune a tutti con il minimo esponente. Quindi mi raccomando, notate la differenza. L'MCM lo prendo con il massimo esponente con cui appare, mentre l'MCD con il minimo. Nel nostro esercizio, allora, per quanto riguarda il coefficiente numerico, non c'hanno niente in comune, perché 3 è in comune sia qui che qui, ma non c'è qua. Stessa cosa, 2 alla seconda è in comune solo qui, perché qua e qua non c'è. Quindi a livello di coefficiente numerico, come MCD prendo 1, perché quando non hanno niente in comune basta prendere 1 come coefficiente. Parte letterale, cosa hanno in comune? La x ce l'hanno in comune tutti e tre, la devo prendere con il minimo esponente, quindi x alla 1. La y, loro due ce l'hanno, ma lui no, quindi niente, e la z nemmeno, quindi l'MCD è semplicemente x. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Andiamo a trovare l'MCM e l'MCD di questi tre monomi. Piccola parentesi, se almeno uno dei monomi ha un coefficiente frazionario, come qua che ho un quarto e qui 7 terzi, ma bastava averne anche solo uno, allora l'MCM e l'MCD come coefficiente numerico hanno 1. Quindi passiamo direttamente a trovare la parte letterale. Devo prendere tutto quello che vedo con il massimo esponente. X lo prendo con grado 3, Y lo prendo con grado 4, Z lo prendo con grado 2. Ed è finito così. Quindi a livello di coefficiente numerico, siccome qua erano fratti, l'MCM tra coefficienti fratti è 1 e a livello di parte letterale questa. Ora andiamo a fare l'MCD. Per quello che ci siamo detti, coefficiente numerico 1, andiamo direttamente alla parte letterale. Devo prendere solo quello che è in comune a tutti quanti con il minimo esponente. X è in comune a tutti, il minimo esponente in cui appare è 1. Y è in comune a tutti, il minimo esponente con cui appare è 1. Z è in comune a tutti quanti, lo prendo con esponente 1. Ed ecco qua il nostro MCM e il nostro MCD. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio anche tantissimo per tutti i messaggi che mi state inviando su Instagram e TikTok. Piano piano risponderò a tutti, intanto grazie ancora, grazie per seguirmi e per la fiducia che mi date. Per me è un grande onore essere la vostra coach in matematica e diffondere in maniera semplice questa materia che nessuno ama. Ma in realtà, se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.